Buonasera e bentornati a tutti Lucky Top Deckers. Oggi il vostro Kami vi presenta un formato inedito, perché è un formato in cui si parlerà solo ed esclusivamente di una carta, ovvero questa, Cold Mountain Chocobo. Ma come, Kami, di tutte quante le comuni Cold Mountain Chocobo? Cold Mountain Chocobo, absolutely, perché è una carta unica. È una carta che è data dall'espansione che sta cercando di fare la Wizards della Color Pie per quanto riguarda il rosso. Vuol dire dare effetti aggiuntivi a ciò che il rosso normalmente fa nei vari formati limited. Infatti un effetto inedito nella storia di Magic a comune. L'unica altra carta monorossa che va a cercare una montagna basica dal mazzo è Cost Fire of Resistance, che è una rara, di un paio d'annetti fa. È una comune molto forte perché la second best performing common del colore rosso nell'intero formato segue solamente a Thunder Magic, che è una comune busted in pratica, è una uncommon per quello che fa, essendo shock a 1 e a 4, quasi una removal secca su qualsiasi carta. Tradizionalmente nei formati limited in cui era presente flashback a comune e non comune, e quindi mi sto riferendo ai vari blocchi Odissea, la prima Innistrad o la Innistrad di qualche anno fa, allora le comuni con flashback sono sempre state underpowered, sono state sempre del tipo ok, non ti faccio bloccare 2 o 3 creature e effetti di questo tipo. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ci sono le piante per il costruito come Faithless Looting, così come Lava Dart o Firebolt, carte che si sono giocate fino al Modern, che sono state bannate addirittura nel Modern nel caso di Faithless Looting. Invece tornando a noi, Cold Mountain Chocobo è una ottima comune, tuttavia richiede una certa finezza nel saper essere usata, perché è vero che tu la leggi ed è un 4x1, perché essenzialmente ogni volta che tu la casti vai a prendere una montagna e fai un pezzo per terra, e quindi hai fatto un 2x1, quando la casti dal cimitero hai fatto un 4x1. Però è anche vero che tu hai speso il tuo quarto turno intero solamente per andare a tutorare una montagna e mettere una 2-2 per terra. Quindi è una carta che genera una piccola tempo loss che deve essere giustificata. Genera card advantage, allo stesso tempo non impatta tanto il board quanto ci si aspetterebbe da un drop a 4. E questo è ciò che in fin dei conti al nocciolo la rende così unica come carta, ed è anche il motivo per cui sono finito a farci un video sopra. Adesso invece, dando un'occhiata alle valutazioni secondo la tabella, troviamo che Cold Mountain Chocobo, yes, si trova come tier B-, dei valori, dei voti che possono essere assegnati a seconda delle statistiche su 17 Lands. Questo qui è un grafico preso da 17 Lands. Troviamo che Cold Mountain Chocobo ha una win rate che è molto alta per una comune, 57,3, la pone al secondo posto, come dicevamo prima, per quanto riguarda il rosso, e per quanto riguarda la classifica totale delle comuni è comunque molto in alto, perché Final Fantasy come formato limited è un formato tendente al lento, è un formato che tende a essere grindy, e questo la pone in un solida B- tier, vediamo, tra l'altro, quindi alla pari di carte come Sa'ajin, Ice Magic, White Mage Stuff, Magitech Infantry, Chocobo Kick, Summon Fat Chocobo. Quindi stiamo parlando del best, ciò che costituisce l'ossatura di un mazzo limited del formato Final Fantasy. Ma andiamo a dare un'occhiata un po' più nel dettaglio per quanto riguarda le statistiche. Vediamo infatti che non solo ha una game in hand win rate del 57,3%, ovvero che quando tu inizi una partita con Cold Mountain Chocobo in mano un giocatore medio di 17 Lands, ci si aspetta che vinca la partita al 57,3% delle volte. E in media viene piccata come pick 5,22. Quindi è una carta che viene presa più o meno come quinto-sesto pick, ma se vediamo il grafico, viene piccata come alza, quindi come average last seen at, ovvero viene vista dall'ultimo giocatore al tavolo come pick 5,22, ovvero di media. Qual è l'ultimo pick in cui questa carta viene vista al tavolo?
è il quinto, già la sesta persona già inizia a non vedere più Cold Mountain Chocobo. E vediamo che Likely è underrated, è sottovalutata come carta perché viene piccata come 24esimo posto tra tutte quante le comuni, ma performa come 18esimo. Tra tutte quante le comuni rosse viene piccata al terzo posto, ma performa come il secondo, quindi è ancora underrated e infatti vediamo che la sua win percentage sta salendo nell'aggregate degli ultimi 7 giorni, sempre secondo le statistiche di Cementing Lands, quindi la gente si sta accorgendo che è una carta dal potenziale ancora leggermente inesplorato, anche se siamo già alla terza settimana inoltrata di Final Fantasy, quindi ciò che doveva essere detto per lo più è stato detto. Vediamo qui adesso un grafico che inserisce Cold Mountain Chocobo nelle rispettive color pair e vediamo che non ci stupisce che performa in maniera ottima all'interno di blu-rosso. Abbiamo per ogni color pair un pallino piccolo e un pallino grande. Il pallino piccolo rappresenta la win rate della color pair in generale. Quindi per quanto riguarda blu-rosso noi abbiamo un pallino piccolo che sta attorno al 56%, 57% è la win rate dell'archetipo in totale come aggregato di tutti quanti i giocatori che abbiano mai draftato IZ all'interno del formato, quindi al 57%. Invece i mazzi blu-rossi con Cold Mountain Chocobo hanno una win rate del 61%, o per meglio dire, Cold Mountain Chocobo, se inserita in un mazzo con montagne o isole, ha una win rate superiore al 61%. A scalare vediamo che il secondo archetipo in cui performa meglio è Rakdos, a seguire Gruul e fanalino di coda Boros. Ci sono delle chiare motivazioni per cui è questo e le andremo ad analizzare specificatamente per ogni singolo archetipo. Inoltre nel grafico vediamo anche la performance dei mazzi con un plus, che quindi includono un terzo colore, e ci rendiamo conto ancora una volta che Final Fantasy è un formato bicolore, perché ogni singola color pair viene penalizzata dall'aggiunta di un terzo colore. Dall'alto verso il basso, nessuna delle 4 color pair che includono il rosso fa eccezione a questa regola. E adesso andiamo ad analizzare Cold Mountain Chocobo in ciascuno dei 4 archetipi in limited con il rosso. Partendo proprio da IZ, la best performing color pair per Cold Mountain Chocobo. Ovviamente Cold Mountain Chocobo, quando è una spell a 4 che può essere casata con flashback e quindi triggerare per la seconda volta tutte quante queste bellissime creature all'interno di IZ, e quindi pompare la bombetta, pompare Emperor, pescare una carta addizionale con Shantoto, rendere imbloccabile Saagin, tappare un pezzo con Ultros. All'interno di IZ ci sono tante, troppe sinergie che rendono Cold Mountain Chocobo una carta stellare. Giocheresti una qualsiasi non creature spell a costo di mana convertito 4 che abbia flashback, persino Retrieve di Esper, quindi a maggior ragione giocheresti una spell che in più ti dà terre extra che possono essere riutilizzate per Choco Comet nel late game, per fare un Syncopate da tanto e pompare Ultros, quindi ha tante applicazioni. Poi IZ, che tende ad essere un control, vuole hittare tutti quanti l'end drop, quindi ha tanti modi per approfittare delle terre extra. Potrebbe anche scartarle sul Laughing Mad, che è una carta che talvolta ti ritrovi a giocare proprio perché vuoi tutte quante le spell a costo 4. Per questo e per tanti altri motivi Cold Mountain Chocobo è stellare all'interno della color pair di IZ, ma mentre overperforma all'interno di blu-rosso abbiamo anche un'altra color pair. Per quanto riguarda Gruul, invece, anche Cold Mountain Chocobo è una ottima comune, perché la meccanica di Gruul, come ben sapete, è landfall, quindi Gruul è molto interessato a hittare tutti quanti l'end drop, anche andando oltre il sesto, il settimo, l'ottavo, quindi andando nel mid to late game, e continuare a fare terre per poter dare più 1+0, quindi il trigger di tutti quanti i Chocobo. Ma anche Cold Mountain Chocobo genera un Chocobo extra per carte come SideQuest Raise a Chocobo, che è l'incantesimo che crea un Chocobo di secondo e che poi flippa al mantenimento successivo se tu controlli 4 più Chocobo. Quindi avendo una spell che da sola te ne garantisce 2, ovviamente è ottima, ma inoltre Gruul vuole hittare tutti quanti l'end drop per landfall,
basta semplicemente andare a vedere quali sono le Gold Uncommon, ovvero Rydia e soprattutto anche il Gladiolus, per cui i land drop extra generano un +2/+2 and travolgere ad una creatura attaccante. Inoltre Gruul tende a fare scarto pesco sia con Rydia stessa, la Gold Uncommon, sia con Summon GF Ifrit, che tu giocheresti a maggior ragione all'interno di Gruul, proprio perché hai modi per interagire con le saghe dal cimitero come Rydia stessa. Quindi quella montagna extra, se tu non dovessi averne bisogno per sparare una Choco Comet da 12 alla faccia dell'avversario arrivato nel late, te la scarti su Ifrit e fai pseudo card advantage all'interno della color combo di Gruul. Cold Mountain Chocobo è una comune ottima anche nella terza color pair che andremo ad analizzare, ovvero Rakdos, che è l'archetipo aggro, assertivo sul board, che vuole vincere attraverso tutte quante le pedine Black Wizard 0-1, che quando castinano un creature spell fanno un danno all'avversario per ogni Black Wizard che tu hai per terra. E quindi Cold Mountain Chocobo, che è una comune con flashback, che quindi è 2 non creature spells in una, con una sola carta, può pingare, termine tecnico di Magic, tanti danni se tu nei turni precedenti hai fatto le Black Mage's Rod, le Cornered by Black Mages di questo mondo, ma anche da P2P0 alla pedina su cui attaccate il Red Mage's Rapier. Quindi ci sono tanti modi per pushare danni extra castando una non creature spell. Non solo, ma anche oltre il token, che ovviamente può attaccare a partire dal turno successivo e rilevante ai fini della race, ma la terra extra Rakdos ha modi di utilizzarla, perché come le carte già citate precedentemente può avere accesso a Choco Comet, a Laughing Mad, a GF Ifrit per fare scarto pesco. Rakdos può, oltre ad essere un mazzo aggro, diventare un mazzo grindy e quindi andare nel late game. Le terre extra possono essere utili per rianimare Garland, ovvero la 3-2, la Golden Common che ritorna come un demone 5-5 dal cimitero. Possono essere utili per il flashback di Resentful Revelation, ovvero la comune nera a 2 che guarda le prime 3. Quindi le terre extra anche all'interno di un mazzo aggro midrange come Rakdos sono molto utili, e Cold Mountain Chocobo trova la sua utilità anche in questa color pair. Da ultimo invece analizziamo Boros, ovvero la color pair in cui Cold Mountain Chocobo è meno performante in assoluto, perché è la unica color pair per cui Cold Mountain Chocobo è utile solamente per il face value. Crea sì dei token extra che possono essere utili per tutti quanti gli equipment di Boros, ma Boros tendenzialmente vuole fare altro. Non ha dei grandi payoff per castare delle non creature spell, quindi non ha i maghetti, non ha tutte quante le sinergie che possono avere Izzet, non ha modi per approfittare di Landfall. L'unica spell a costo alto per cui potrebbe essere interessante avere dei land drop extra è The Crystal Chosen, ma quella viene già enablata da White Auracite. Quindi Boros in generale come color pair vuole fare altro e non può accettare la tempo loss di spendere il suo intero quarto turno solamente per andare a prendere una montagna e fare un pezzetto 2-2 per terra senza alcuna sinergia addizionale. E dunque con questo termina la nostra disquisizione per quanto riguarda questa comune di cui abbiamo parlato abbondantemente, e ci tenevo a portarvela perché, come c'è scritto qui, è un effetto unico nella storia del Limited, è un effetto unico soprattutto per quanto riguarda il colore rosso, genera vantaggio in modo lento ed inefficiente andando contro la filosofia tradizionale del rosso nei formati draft, quindi per certi versi può essere controintuitiva come carta. È forte sì, ma è forte in una maniera subtle, è forte in una maniera sottile che deve essere analizzata e deve essere spiegata. La sua inclusione all'interno dei mazzi non è giustificata esclusivamente da un punto di vista del power level standalone, ovvero tu casti la carta 4, qual è l'effetto della carta? È giustificato se non avesse delle sinergie addizionali? Sì, no, e in questo caso la risposta è forse sì, forse no, ma Cold Mountain Chocobo brilla davvero quando ha altre sinergie all'interno del tuo mazzo. Spero che vi sia piaciuto questo tipo di content. Se vi è piaciuto non mancate di mettere un like, commentare ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Date il vostro feedback, perché se vi piace questo tipo di contenuto esplicativo, questo tipo di analisi della singola carta, del metagame, degli archetipi, allora sarò più propenso in futuro a portarvelo on camera. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e arrivederci alla prossima Lucky Top Deckers!